Buongiorno a tutti, oggi sono davvero lieta di presentarvi una ricetta di pane con lievito madre, con il licoli, con il mio licoli in questo caso. Naturalmente poi in descrizione vi metto qualche conversione per poterlo fare anche con lievito madre solido, è molto semplice la conversione, e magari anche con lievito di birra per chi vuole provarsi. Naturalmente non è lo stesso risultato, ribadisco, create magari nella fase estiva il vostro lievito madre, per cui da utilizzare naturalmente se siete appassionati come me. Naturalmente vi mostrerò tutte le fasi per fare questo pane, queste pagnotte splendide, e lo andremo a cuocere stavolta nel forno a legna, per cui questa volta magari, se vi può essere utile, se vorrete prendere un forno a legna o qualcosa comunque di simile, salvatevi questo video perché vi farò vedere accuratamente anche, oltre alla parte dell'impasto, della forma, preforma, tutti i passaggi, vi farò vedere anche la parte essenziale per fare una buona cottura con un forno a legna, per cui vi dirò comunque quello che vi serve, tutti i tempi, fasi, eccetera. Vi ricordo che poi per la fase dell'impasto, con la nostra impastatrice, abbiamo salvato già il file del video di tutto l'impasto completo, e ve lo ricordo, poi in descrizione vi metto il link, così se volete guardare bene proprio passo passo tutto l'impasto potete guardarlo da lì, ma io anche in questo video vi metto naturalmente la solita fase di impasto in cui si vedono comunque tutti i passaggi. Ecco, mi raccomando, seguite il video fino in fondo e non saltate i passaggi, mi raccomando. Sigla! Ingredienti per 2 pani: 720 g di farina tipo 0 oppure tipo 1 che abbiano almeno 320-340 V, 150 g di licoli oppure 110 g di madre solida più 40 g di acqua, naturalmente se usate la solida, 18 g di sale, 520 g di acqua abbastanza fresca, 410 g sono per l'autolisi e il resto 110 per la chiusura dell'impasto. Allora inseriamo tutta la farina all'interno della nostra macchina e parte dell'acqua, 410 grammi, perché l'autolisi va idratata al 55% circa. Andiamo un minuto sulla prima velocità, un minuto di retro e poi facciamo ancora un minutino o due con la prima velocità finché comunque abbiamo assorbito tutta la farina, ma non abbiamo comunque ancora impastato in verità. Quindi deve essere un impasto grezzo proprio come questo. Questa qua è la nostra autolisi che noi adesso lasciamo 20 minuti almeno a riposo, ma anche più tempo va bene, anzi va meglio. Poi passati i 20 minuti aggiungiamo il nostro lievito madre e cominciamo sulle velocità sempre basse. Sulla prima velocità va bene perché attendiamo con calma di inglobare il nostro lievito madre liquido all'interno del nostro preimpasto, della nostra autolisi, però naturalmente con calma, senza disfare il tutto. Iniziamo, vedete che comunque inizia a crearsi proprio la maglia glutinica, perché vediamo questa bella zucca all'interno della nostra impastatrice, e cominciamo poi a filo con magari i dosatori che sono molto comodi aggiungere l'acqua, ma proprio poco alla volta. Aggiungiamo l'acqua, quando è assorbita ne aggiungiamo un altro pochino, vedete comunque quante ne metto poca alla volta, e pian piano che si alza l'idratazione alziamo anche un pochettino la velocità, ma molto molto moderatamente, perché comunque non andremo ad alte velocità, dato che comunque abbiamo il 75% di idratazione circa, non abbiamo un 90% di utilizzare a velocità altissime, almeno vi parlo dell'impastatrice a spirale, perché altrimenti se
andate a utilizzare la velocità troppo alta, è normale che l'impasto poi tenda ad attaccarsi di più sulla spirale. Aggiungiamo poi, quando avete finito, il sale. Quando avete finito di inserire tutta l'acqua, aggiungiamo immediatamente il sale, proprio dopo l'ultimo goccino di acqua. E qua potete anche aumentare un attimino la velocità, anche qua dopo l'inserimento del sale, così andiamo a inglobarlo comunque bene, abbastanza in fretta. E poi da qui abbiamo quasi finito comunque l'impasto. Lo facciamo proprio andare ancora un pochino in macchina, proprio per far assorbire bene il nostro sale, anche perché la maglia glutinica è proprio formata molto bene del tutto. Vedete, comunque deve staccarsi assolutamente dal fondo della vasca l'impasto. Abbiamo finito e adesso lo lasciamo un paio d'ore a riposo. Potete velocizzare poi la lievitazione mettendolo, se volete, a 24-25 gradi in cella di lievitazione, oppure lo lasciate comunque a temperatura ambiente. Noi lo lasciamo in cella e poi dopo un paio d'ore facciamo le nostre pieghe di rinforzo. Adesso che è cominciata la fermentazione, dopo un paio d'ore facciamo una sola piega di rinforzo in questa maniera, senza stressare troppo l'impasto, perché comunque diciamo che questo impasto fatto con l'impastatrice per spirale non ha assolutamente bisogno di troppe pieghe. Lo lasciamo adesso a riposo finché non comincia un pochino a crescere, poi vi faccio vedere. Ecco, vedete come è cresciuto? Non è raddoppiato assolutamente, però diciamo adesso è cresciuto, diciamo, in base a questo contenitore di un paio di dita, ecco, quindi non doppio, ma una volta e mezza, diciamo, dal suo volume, neanche, forse anche meno, perché comunque considerate che adesso facciamo la preforma, lo staglio, e facciamo assolutamente subito la preformatura, che viene lasciata un'altra mezz'oretta, anzi 40 minuti, perché siamo in una stagione invernale. 40 minuti a temperatura ambiente qua sulla spianatoia. Adesso peso tutti i panetti che siano comunque dello stesso peso, sui 700 grammi al massimo, 690-700 grammi al massimo, circa 690 grammi più o meno l'uno, poi 10 grammi in più, 10 grammi in meno non cambia molto, ecco. L'importante è, ecco, farli tutti simili. E poi adesso facciamo una preforma in questa maniera: da una parte pieghiamo, dall'altra, è un po' una specie di piega, e pieghiamo e chiudiamo poi i lati in questa maniera. Li lasciamo sulla nostra pianatoia, o comunque se avete un tavolo infarinatelo, e li lasciamo qua senza poi coprirli più di tanto. Li copriremo soltanto con un telo di lievitazione, ecco. Adesso facciamolo con tutti. Allora, io vi ho dato le dosi, scusatemi, per 2 pani. Se vedete, io ne sto facendo 4 perché giustamente il mio forno a legna è abbastanza grande, e per cui approfitto per farne, diciamo, almeno 4, ecco. Però io la dose che vi do è per 4 pagnotti. Adesso io preparo i cesti di lievitazione, li potete trovare comunque in descrizione se non li avete. Questi sono molto utili per la lievitazione. Adesso andiamo a fare, dopo 40 minuti, la formatura. Fate bene attenzione perché è un momento molto importante. Praticamente prendiamo i 3 angoli superiori in questa maniera e cerchiamo di ripiegare il tutto su se stesso in questa maniera, chiudendo molto bene così. Poi li mettiamo nei nostri cesti. Potete anche dare un'infarinatura al cesto, al telo che c'è all'interno del cestino, va bene, per non far appiccicare, anche se non è essenziale comunque se non è un'altissima idratazione. Io lo faccio per abitudine, comunque perché mi piace leggermente un po' di farina all'esterno del pane, per cui la metto proprio per questo. Adesso andiamo a fare, vi faccio vedere di nuovo la formatura. In questa maniera tiriamo tutti e 3 i lati verso il centro, quelli superiori, e poi chiudiamo. Mi raccomando, fate una chiusura molto bene, così.
deve essere chiuso molto bene. La chiusura deve essere ovviamente in alto in questa maniera, perché dopo questo che è in alto finirà sotto, resterà sotto poi la chiusura, perché la parte liscia sopra è dove andremo a fare i tagli. Allora li copriamo bene e li lasciamo in frigorifero 9 ore. Allora cuociamo nel nostro forno ibrido sia gas che legna. Posso utilizzare in questo forno, vedete ho il kit per la legna e la copertura per il bruciatore, così non vado a danneggiarlo. Cuociamo il nostro pane, però dobbiamo naturalmente riscaldarlo e comanderemo tutto poi con la valvola. Ecco, allora adesso abbiamo appena acceso, naturalmente la legna in questo caso dell'ibrido va messa da questa parte anche durante la fase di riscaldamento del forno, perché comunque deve stare diciamo abbastanza lontana dal bruciatore, proprio per non rischiare di danneggiarlo eccetera. Quando abbiamo le nostre belle braci, abbiamo raggiunto circa 300 gradi, andiamo a spargere per una decina di minuti sul piano, per in modo di riscaldare tutto in modo uguale, altrimenti non avremo mai un piano con la temperatura identica da tutte le parti. Poi comunque 5 minuti, proprio 5 minuti per dare calore un po' a tutto il piano in maniera omogenea. Mi raccomando, spazzolate poi bene via tutta la cenere e prepariamo i nostri bei pani al taglio. Sono pronti, li ho proprio tirati fuori anche da poco dal frigorifero e andiamo, adesso vado a fare il nostro taglio bene sottopelle a 45 gradi. Cerchiamo di tagliare bene sottopelle, diamo una nota in più a questo taglio e lo andiamo a fare un po' con tutti e 4 i pani, anche se i vostri sono 2, i miei sono 4, altrimenti comunque raddoppiate la dose se anche voi avete un bel forno grande a legna. Allora prepariamoci. Allora appena prima di infornare andiamo a inserire il nostro steamer con comunque pochissima acqua, questo che ci fornirà il vapore giusto per le nostre pagnotte. Vi lascio comunque tutti i contatti anche per lo steamer in descrizione. Adesso chiudiamo immediatamente lo sportello e dobbiamo fare i primi 20 minuti almeno a 250 gradi, magari 280 la base, e chiudiamo quasi del tutto la valvola per tenerci questi gradi almeno per 20 minuti. Poi dopo 20 minuti dobbiamo regolarlo a 180-190 gradi, quindi apriamo la valvola a metà. Ricordatevi, in descrizione vi lascio la valvola che potete trovare su Amazon, come anche il kit a legna, naturalmente per il copribruciatore eccetera, e dei forni alfa che potete acquistare su Amazon. Gli ultimi 40 minuti li facciamo dai 150 ai 110 gradi scalando per l'asciugatura del pane e poi sforniamo le nostre meraviglie, naturalmente valvola quasi del tutto aperta gli ultimi 40 minuti. Guardate un po' che meraviglia. Direi che si è cotto molto molto bene. Adesso guardiamo poi anche il fondo. Adesso lo dobbiamo far raffreddare, mi raccomando, almeno 3 ore prima del taglio, non tagliatelo subito dopo un'ora perché ci mette. E il fondo direi che si è cotto veramente bene con i miei consigli. Adesso lo lasciamo raffreddare sulle nostre griglie di raffreddamento 3 ore. Per poi fare il nostro taglio del pane, vedere il nostro interno in questa magica giornata di sole. E adesso naturalmente il momento che preferisco, il momento del taglio. Eh sì. Sentite che suono? Il suono del pane, ragazzi. Adesso vedremo la verità, il risultato di questo bel pane cotto a legna. E dai, direi che è proprio un bel risultato. Sono contenta se poi ci provate anche voi. Vi chiedo adesso a questo punto di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video. Naturalmente vi dico, create il vostro lievito madre se non l'avete ancora creato. Vi lascio magari il link anche per la creazione, visto che comunque quest'estate avevo fatto il video. Vi consiglio naturalmente di crearlo magari ad alte temperature come in estate, avrete molti meno problemi.
Vi ricordo che per l'impastatrice a spirale abbiamo una super convenzione per la Magic Chef e la lascio anche questa in descrizione, così potete vedere un attimo con calma il video dove trovate poi tutte le informazioni varie se potesse interessarvi, diciamo. Vi do appuntamento naturalmente alla prossima video ricetta, mi ha fatto molto piacere insegnarvi anche stavolta una cosa nuova e naturalmente vi chiedo e vi ribadisco, iscrivetevi con la campanella, così ogni volta che comunque entrerete su YouTube troverete la notifica semplicemente dei video che io pubblico. E quindi alla prossima, ciao, buona giornata!